finalmente completato la collezione di Disney Anthology e l'ho riposta momentaneamente nel binder che viene fornito da Panini. Quindi in questo video, ragazzi, vi mostro tutta la collezione di 150-160 carte che vanno a comporre questa collezione e so che molti di voi staranno pensando o staranno commentando qui sotto: ma Peppe, ma se non ci sono tutte le holo, tutte le sketch, tutte le signed, tutte le memorabilia, qualsiasi cosa, allora non è il set completo. Lo so, non è la collezione completa, ma è quantomeno il set delle carte base, 150, quindi 160, quelle regular più le special. Poi all'interno di questa collezione mista, quindi ci saranno delle holo, ci saranno delle numerate, insomma voglio mostrarvi un esemplare per ogni carta. Ovviamente non ho ancora recuperato tutte le signed, tutte le sketch e probabilmente non lo farò. Ho solo recuperato tutte le medallion, quindi in questo video vedremo la collezione completa con anche tutte e 7 le medallion e qualche altra carta quella. Quindi ragazzi, faremo anche un resoconto finale su quello che secondo me è questa collezione, così andremo a chiudere questa serie su Disney Anthology. Non è detto che non farò altri video dedicati in futuro, se magari recupero qualche carta un po' più particolare, ma per il momento la serie si chiuderà con questo video. Quindi non perdiamo altro tempo, ragazzi, e buttiamoci subito sulla collezione e sul binder soprattutto. Inizierei col mostrarvi la collezione completa delle medallion card, che sono 7, una per ogni personaggio: Pluto, Daisy, Donald, Mickey, Minnie, Goofy e Pete. Ho spento qualche luce, raga, perché altrimenti il riflesso di queste mini teche all'interno delle quali sono contenute le card renderebbe poco godibile questa sezione del video, quindi perdonatemi, ma comunque adesso vi mostrerò le card una a una. Iniziamo infatti da Pluto. Come vedete, secondo me la fattura di queste medallion card è ottima, sia per quanto riguarda la moneta, classico standard Panini, sia per quella che è la card vera e propria. Sono contenute all'interno di queste teche, che abbiamo visto anche in altre occasioni, come ad esempio per il treasure box dedicato a One Piece, teche che non mi dispiacciono. Io le lascio ovviamente all'interno di queste teche, non penso che le andrò mai ad aprire per preservarne sia le condizioni, sia nel tempo, sia ovviamente il valore, quindi non andrò mai ad aprire questi sigilli. Qui abbiamo anche Goofy, poi sul retro ovviamente uguale per tutti, ragazzi, abbiamo il nome del personaggio: congratulations, hai ricevuto una medallion card fatta a mano e bla bla bla, in vero metallo, e divertiti con la tua card memorabilia. E con Pete va a concludersi quello che è il set completo delle medallion card, che potete recuperare anche abbastanza facilmente su Vinted. Il costo medio è di 30-35 euro, ragazzi. Io ne avevo trovate già 4 e ne ho dovute soltanto poi con qualche scambio, e ovviamente ne ho dovuto acquistare solo una. Sono riuscito comunque a completare il set. È il momento adesso invece di vedere la raccolta, la collezione vera e propria contenuta nel binder di Disney Anthology di Panini, binder che ha fatto tanto discutere e ne discuteremo anche noi, però nella parte finale del video. Adesso mi preme di più farvi vedere tutta la collezione, quindi andiamo ad aprirla e vi dezoom un pochino, ragazzi, magari vedete meglio. Ok, e quindi adesso vi mostro tutta la collezione. Come dicevo nell'intro del video, la collezione è mista, quindi ci saranno carte holo, carte numerate, ma è solo per farvi vedere qual è la resa finale della collezione, soprattutto se la metterete all'interno di questo binder. Per quanto mi riguarda, il binder è soltanto provvisorio, perché questa è una collezione che va apprezzata di più se anche la parte posteriore della carta è visibile, e questa è una cosa abbastanza elementare da capire per uno che colleziona, ma dovrebbe esserlo anche per chi produce questa roba qui. Però diciamo che ho già fatto un video polemica dedicato a Panini e alle sue incredibili avventure, però poi ne parleremo a fine video, tirerò appunto le somme su quella che è secondo me questa collezione.
Qui, per come le ho disposte io, appunto finisce la collezione delle prime card con... ho voluto mettere anche la checklist, diciamo, a separare poi quelle che sono le special. E da qui quindi tutte le cell e le varie tipologie di special. Comunque la resa finale è bellissima, qui abbiamo le lenticular, le glow in the dark, e qui finiamo poi con le canvas. Ho messo poi all'interno della collezione le uniche due frame card che ho trovato, non si vedono benissimo ragazzi all'interno del binder, però. E poi ho fatto una mia, questa è una mia scelta, una mia cosa personale, qui ho messo ovviamente la card in edizione limitata che veniva data con il preordine, poi ho messo, diciamo, in ordine sparso alcune card che avevo doppie. Se per esempio qui avevo ad esempio questa carta holo e la trovavo anche, oppure numerata e la trovavo holo, qui mettevo il doppione, cioè è solo una cosa mia, quindi questa parte diciamo che è giusto, come vedete ci sono doppie card, insomma è una cosa mia personale, varie checklist eccetera eccetera. Poi, quindi questa era la collezione completa, vi mostro anche quella che ho trovato, l'unica badge card che ho trovato, che è questa di Pluto, che trovo molto carina. Avrei preferito infatti trovare più badge card piuttosto che le frame, però comunque molto bella anche quella, molto belle anche quelle, e queste invece sono le uniche due signed, Daisy Duck e Pete, che molto probabilmente se ne andranno molto presto. Ed eccomi di nuovo qui ragazzi per la conclusione del video, per trarre le conclusioni e per dirvi la mia opinione personalissima su questa collezione, su Disney Anthology. È una collezione che, per chi ha seguito tutti i video lo sa, mi ha emozionato fin da subito. Mi ha emozionato perché in un certo senso mi ha portato indietro nel tempo, mi ha fatto rivivere tanti ricordi, mi ha fatto riassaporare il sapore del vero Disney, quindi quello dei 7 personaggi principali, diciamo, con i loro corti. Mi ha fatto insomma tornare alla mente tante belle emozioni, tante belle sensazioni che non provavo da diverso tempo. E per questo devo ringraziare sia Dario Moccia, che è riuscito a cogliere anche i momenti perfetti, i momenti più importanti di determinati corti Disney e quelli un po' più emozionanti secondo me. Secondo me ha centrato in pieno questa cosa. Poi però, dopo il primo video, il secondo, eccetera eccetera, l'emozione c'è sempre stata, ma è venuta un po' meno perché sono cominciate a venire fuori un po' le incazzature. Ecco perché la doppia faccia di questa collezione, perché è per un certo senso una gran figata. Le illustrazioni sono bellissime ragazzi, veramente, sono stupende e nulla da dire. Anche la fattura delle carte è abbastanza rigide. Avrei qualcosa da ridire sempre sugli spigoli vivi. A me personalmente non danno tanto fastidio, però so che a molti invece creano diversi problemi. Però quello è comunque un qualcosa da dire. Illustrazioni bellissime, anche le olografie, i diversi tipi di carte, è tutto azzeccatissimo. Quella è la parte che più amo di questa collezione. Il fatto stesso che siano stampate anche fronte retro, nella parte posteriore abbiamo diverse informazioni, abbiamo un frame tratto da quel particolare corto, la spiegazione, l'illustratore, l'anno del corto. Raga, da questo punto di vista impeccabile, una collezione bellissima e vi assicuro che purtroppo nel video non rende abbastanza, ma quando la vedrete all'interno del raccoglitore, magari di un altro raccoglitore, non di questo, l'emozione sarà tanta perché vedrete tutte queste illustrazioni tutte insieme, sarà veramente una figata, una bellissima collezione da avere completa al 100% almeno per quanto riguarda questo set. La tipologia delle carte, sono tantissime e una più bella dell'altra ragazzi, anche le memorabilia, le frame, le sketch per chi ha avuto la fortuna di trovarle, le signed, sono veramente delle carte bellissime, le badge con una cura maniacale, dei particolari davvero bellissime. Ma adesso passiamo alla parte negativa. La parte negativa è prima di tutto il binder, ormai ci sono altri ragazzi che ringrazio, altri creator che hanno fatto dei video anche ottimi sull'argomento binder, ne abbiamo parlato un pochino nei video scorsi, adesso ho potuto toccarlo con mano ed effettivamente raga, esteticamente è bellissimo con una copertina satinata e la serratura per far capire un po' che è come se fosse uno scrigno, un tesoro, bellissimo. Questo ok, esteticamente mi piace.
Così come anche la fattura delle pagine. La fattura delle pagine alla fine dovrebbe essere un Ultra Pro con l'inserimento laterale, le tasche sono belle massicce, belle robuste, insomma, dà soddisfazione. Ma due cose: l'elastico, che a me personalmente non dà fastidio, ma so, perché io colleziono carte da un po' di tempo, ma non ho tutta questa esperienza, ve lo dico francamente, ma l'elastico potrebbe rovinare le carte, quindi se decidete di usare questo raccoglitore, ragazzi, magari non utilizzate l'elastico, cioè lasciatelo sciolto, toglietelo, fate quello che vi pare, ma non andate a metterlo per chiudere il raccoglitore. E poi questo assolutamente non è il raccoglitore giusto per una collezione del genere, perché le tasche dovevano essere trasparenti e era stato detto che le tasche sarebbero state trasparenti, cosa che invece non è, perché è bello, appunto, come vi dicevo prima, apprezzare la doppia faccia di queste carte con le informazioni e tutto il resto. In questo modo, come avete visto, non c'è la possibilità, e quindi questo assolutamente non è il raccoglitore giusto da utilizzare per questa collezione. Quindi questo sappiatelo. Il costo di 25 euro, tutto questo, bla bla bla, ragazzi, ci sta. 25 euro per un raccoglitore del genere ci sta, perché se vedete anche i Volt X o altri raccoglitori, o anche la stessa Ultra Pro, costa questo, 20-25 euro, quindi il costo ci sta. È proprio che il raccoglitore è sbagliato, avrebbero dovuto farlo completamente differente da quello che era. Secondo, il secondo difetto, se così vogliamo chiamarlo, oppure quello che ho sentito un pochino in giro, il fatto che sia un treasure box e non ci siano i pacchetti. È un qualcosa che è fatto per i collezionisti, quindi ci saranno pareri favorevoli, pareri contrari. A me, sinceramente, che sia un treasure box piace, una cosa abbastanza più di nicchia, eccetera, ma favorisce tantissimo il discorso scalper, perché tanta gente appunto ha comprato diversi box e poi se li rivende a chissà quanto, anche perché sono esauriti. Qualche pacchetto magari sarebbe stato gradito da trovare nelle edicole, magari senza carte numerate, ma che potesse in qualche modo appunto favorire il normie che voleva andarsi lì e finirsi solo la collezione delle sue 150 card, magari senza numerate, senza memorabilia, senza nulla, ma insomma far contenti un po' più persone. E questa cosa un po', io sono un po' nel mezzo, diciamo, un po' c'è la parte del collezionista che vorrebbe una cosa, la parte invece del casual che ne vorrebbe un'altra. Però a parte questo, il difetto più grosso, quello che ho riscontrato io almeno, e poi chiudo, ragazzi, perché mi sto prolungando tanto, vi chiedo scusa, è il difetto del silvering. Il silvering che cos'è? Il silvering l'ho capito adesso io che cos'è, perché cioè la parola silvering l'ho capita grazie a voi, l'ho imparata grazie a voi. Ma il fatto stesso che quando le carte che hanno lo strato di olografia, quindi quelle con un effetto, hanno su tutto il bordo un piccolo difetto, praticamente è come se avessero perso un pochino dello strato, quindi risultano un pochino come, non so come spiegarlo, come se avessero perso dei pezzettini tutto intorno. E questo accade sia se le andate a mettere all'interno di una sleeve, cosa obbligatoria praticamente, ma spesso escono così proprio dai pacchetti. E questa cosa su una collezione comunque di un certo prezzo, di una certa taratura, di una certa importanza come Disney Anthology, è una cosa imperdonabile. E quindi, ragazzi, che dire, poi c'è chi mi ha detto che probabilmente il silvering non va ad abbassare il valore di una carta. Io, da ignorante, credo che non sia così, perché comunque sia, tra avere una carta perfetta, senza nessun effetto, perfetta, precisa, e avere una carta col silvering con tutto il bordo frastagliato, io credo proprio che ci sia una differenza, ma parlo da ignorante, ragazzi, anzi fatemi sapere voi anche qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, quindi io penso di aver più o meno tirato fuori quelli che sono i pro e i contro, secondo me, di questa collezione. È una collezione che comunque vale la pena fare, perché è veramente meravigliosa dal punto di vista estetico, per tante cose. Non è priva di difetti, assolutamente. Detto questo, ragazzi, video lunghissimo, vi chiedo scusa, questo è quello che penso su Disney Anthology, questa è la mia collezione personale di Disney Anthology, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!